Grazie per essere venuti a questo nuovo incontro con i webinar di approfondimento sui prodotti della Gamma Analytics. Io sono Andrea Baggio, sono la persona che si occupa del supporto tecnico su tutti i nostri prodotti, sarò quindi il vostro interlocutore non solo per oggi, ma eventualmente anche per assistenza tecnica o comunque per approfondimento appunto su qualunque prodotto. Oggi andremo a vedere nel dettaglio il Diplog, che è per l'appunto il nostro datalog a batteria, di cui adesso andremo a vedere tutte le varie specifiche. Vi ricordo che questo video, il video di questo webinar, così come quello di tutti gli altri fatti in precedenza, sarà poi disponibile nel nostro canale ufficiale di YouTube, quindi potrete recuperarli anche in un secondo momento. Inoltre vi ricordo anche che avete a disposizione lo strumento della chat, che dovrebbe essere in basso a destra nel vostro schermo, tramite la quale potete interagire con me. Vi invito a farlo per porre domande qualora qualche argomento non dovesse essere particolarmente chiaro o per chiedere appunto di approfondire qualcosa o anche per fare semplicemente domande per informazioni aggiuntive. E vi invito appunto ad utilizzarla, è anonima, quindi solo io vedo chi sta scrivendo e renderà il tutto più interattivo, quindi vi invito appunto ad utilizzarla. Fatte quindi queste premesse, direi di iniziare a vedere nel dettaglio la presentazione del prodotto Diplog, iniziando con il dire che a differenza di tutti gli altri prodotti della gamma Next lanciata nel corso del 2022, quindi quelli presentati con i webinar precedenti, qui si tratta di una piattaforma completamente diversa, quindi ha una filosofia, una logica di funzionamento completamente diversa. È ovviamente basato su batteria, quindi è pensato per il low power, quindi non c'è un monitoraggio, diciamo, costante in real time dei segnali dell'impianto, ma bensì una raccolta su base tempi che poi andrà a definire l'utente, infatti dopo avremo modo di vederla, che è finalizzata all'invio del dato verso una piattaforma esterna, indipendentemente dal fatto che sia il servizio cloud che mette a disposizione Netix oppure un server FTP o qualcos'altro, e vedremo dopo tutte quante le varie possibilità. Innanzitutto quindi un po' di caratteristiche tecniche. Il dispositivo è dotato di un modem LTE integrato, quindi in grado di interfacciarsi su rete 4G, in realtà anche può fare fallback su 3G e su 2G, quindi ha comunque la possibilità, diciamo, di coprire un po' tutte le frequenze. E funziona con SIM diciamo normali, nel senso SIM ricaricabili piuttosto che aziendali, anche con SIM virtuali, quindi di operatori telefonici virtuali, quindi è perfettamente compatibile insomma con qualunque tipo di operatore, ed ha anche all'interno un modulo BLE integrato, quindi Bluetooth, che adesso appunto capiremo che cosa serve. Per quanto riguarda invece la batteria, come vedete qui abbiamo le specifiche. La batteria ovviamente è un modulo separato, quindi eventualmente il dispositivo potrebbe anche essere alimentato direttamente da una fonte di alimentazione continua, pur rispettando ovviamente queste caratteristiche che vedete qui nel campo alimentazione. Supporta vari protocolli, tra cui appunto l'HTTP, FTP, MQTT opzionale e email ovviamente. Abbiamo 3 ingressi analogici e 3 ingressi digitali, in entrambi i casi sono configurabili, quindi qui per gli ingressi analogici avete modo di vedere le varie tipologie di utilizzo che si può farne, quindi possono leggere segnali in tensione o corrente, quindi 0,5-0,10 volt per la tensione, 0,20-420 mA per la corrente, attivo e passivo, nel senso che si possono utilizzare gli ingressi anche per alimentare dei sensori, quindi un sensore che ad esempio con uscita in corrente che ha bisogno di essere alimentato per poter dare un segnale in uscita può essere alimentato direttamente dal Diplog. Chiaramente questo va ad incidere sul consumo della batteria, quindi ci sarà anche una tempistica che l'utente può impostare per dire qual è il tempo di startup, diciamo, del sensore, quindi quanto ci impiegherà il sensore una volta alimentato prima di darmi un segnale, diciamo, che abbia senso leggere. E però comunque c'è anche questa possibilità. Per quanto riguarda invece gli ingressi digitali, possono essere configurati per leggere dei semplici segnali contatto pulito, quindi aperto o chiuso, piuttosto che per andare a totalizzare una grandezza, quindi ad ogni impulso ricevuto aumentare di un certo valore X che va appunto a definire l'utente
il contatore, per poi quindi inviare direttamente il contatore verso una piattaforma esterna come dato. Possono essere appunto utilizzati per alimentare sensori analogici eventualmente, e possono anche essere utilizzati per acquisire, diciamo, il valore di un flusso, quindi ad esempio una portata. Quindi sono in grado, ingressi digitali, se configurati opportunamente, di dividere una grandezza campione che supponiamo potrebbero essere ad esempio 100 litri, e ad ogni impulso andare a contare quanti secondi sono passati tra un impulso e quello precedente, dandomi quindi i litri al secondo. Quindi è in grado anche di fare questo. Per quanto riguarda invece l'acquisizione del dato, diciamo, si parte da una volta al minuto come risoluzione minima, fino ad una volta ogni 24 ore, quindi l'acquisizione del dato è diciamo il periodo, l'intervallo di tempo che passa tra un dato messo in memoria e un altro, il successivo. Quindi il dispositivo può ovviamente accumularne diversi, quindi potrei fare in modo che acquisisca, ad esempio, una volta al minuto tutti e tre gli ingressi analogici, perché dopo comunque il cliente va a decidere su quale ingresso andare ad attivare il log, e che l'invio invece, come vedete nella riga successiva, venga effettuato ad esempio una volta ogni 15 minuti. In questo caso quindi otterrei, nel caso ad esempio della mail, un allegato con 15 righe al suo interno, quindi una per ogni minuto di acquisizione, con tante colonne quante sono le variabili su cui è stato attivato il log, quindi al massimo 6 perché abbiamo 3 più 3 ingressi. E si può quindi fare in modo che il dispositivo acquisisca anche con una certa diciamo frequenza, per poi però magari inviare il dato con una frequenza un po' più rilassata. Ha particolarmente senso laddove si renda necessario, insomma, avere comunque un resoconto abbastanza dettagliato con tanta risoluzione dell'andamento di un segnale, ad esempio analogico, e però si voglia andare ad impattare il meno possibile sul consumo della batteria, perché diciamo il funzionamento tipico del deep log è di rimanere in stato di stand-by, di sleep la maggior parte del tempo, risvegliarsi quando deve acquisire il dato, però farlo per pochissimi istanti, quindi risvegliarsi, leggere il dato che deve leggere o i dati che deve leggere, metterli nella sua memoria interna e tornare in stato, diciamo, di sleep. E poi inviare il dato con una frequenza, con un periodo completamente diverso, quindi potrebbe farlo anche una volta al mese, come vedete appunto dalla scheda, pur loggando magari una volta al giorno, quindi arriverà una mail con un allegato con tantissime righe, però la invierà soltanto una volta al mese. Potrebbe aver senso perché appunto ciò che va ad impattare maggiormente sul consumo della batteria non è tanto l'acquisizione del dato in sé, ma è l'invio del dato, perché lì va acceso il modem interno, quindi va fatta una connessione dati, bisogna collegarsi con l'operatore, ci sono poi chiaramente le latenze date dalla connessione, e quindi è lì che il dispositivo rimane alimentato per più tempo e anche va a richiedere un maggior spunto alla batteria, perché appunto comunque il modem consuma più di qualunque altro componente presente nel dispositivo. Dopodiché il grado di protezione IP68, quindi questo lo rende particolarmente adatto per installazioni in ambienti, diciamo, umidi, anche eventualmente proprio con presenza di acqua. Peso 1 kg totale, nel senso entrambi i moduli, quindi modulo data logger più modulo batteria viene a pesare circa 1 kg, e poi vedete appunto le temperature di esercizio. Per quanto riguarda appunto diciamo, il settore di applicazione è chiaramente principalmente idrico. E qui abbiamo elencato una serie di grandezze di segnali che è in grado di acquisire. Ovviamente tutto quello che ha un'uscita analogica compatibile o digitale compatibile con le specifiche degli ingressi che abbiamo visto prima può essere letto dal deep log. Quindi qui abbiamo fatto un elenco, insomma, di segnali che solitamente ci capita di trovare negli impianti di questo genere, ma nulla gli vieta di far leggere qualunque altra cosa al dispositivo purché abbia un'uscita in tensione corrente o a contatto pulito. Quindi qua ne abbiamo elencate solo qualcuna. Leggo una domanda dalla chat. Allora sì, può essere sommerso, diciamo che è garantito per fino a 4 metri di profondità per un periodo di 4-5 ore. Questa è, diciamo, la garanzia che viene data anche dal contenitore plastico, diciamo così, che è ovviamente IP68.
Se invece diciamo non è totalmente sommerso, chiaramente non c'è un limite di durata. Diciamo che tecnicamente fino a 4 metri di profondità resiste senza problemi, per 4-5 ore come periodo indicativo, diciamo così. Procediamo quindi con le slide. Allora, qui, come dicevo prima, è diviso in 2 moduli. Questo viene dato un po' da, questa scelta, diciamo, viene data un po' dal fatto di poter inserire in questo modo ovviamente una batteria, un pacco batterie più grande, banalmente, quindi anche più performante per quanto riguarda la durata, ma anche per rendere molto più rapido e, diciamo, indolore la sostituzione del pacco batterie, nel senso che, come vedete, sono collegati tra loro da un cavo, anche questo IP68, che è facilmente rimovibile dal contenitore nero, che è il contenitore in cui si trova il datalogger vero e proprio, quindi la scheda con tutti i segnali, con anche il connettore per collegare tutte le varie sonde sensori che dovete leggere, con anche dentro la SIM e tutto, quindi quello è diciamo il core, la parte principale. Si può, come dicevo, rimuovere facilmente il pacco batteria, che è il cilindro grigio, per andarlo a cambiare con un altro. Questo ovviamente diciamo che vi consente di cambiare la batteria senza quindi dare un disservizio, insomma, all'impianto, e senza dover rifare tutti i collegamenti, senza dover togliere tutti quanti i vari cablaggi, quindi lasciando tutto quanto intatto, togliendo semplicemente l'involucro dalla batteria e mettendolo un altro. Quindi è stata pensata, diciamo, in questa ottica. Dopodiché, appunto, dicevamo, lunga durata della batteria, tempo di diciamo, durata è stimato fino a 10 anni, con però ovviamente una certa tipologia di utilizzo, quindi con un utilizzo molto rilassato, che significa un invio dati ogni 24 ore, un'acquisizione ogni 15 minuti, quindi metto via il dato ogni 15 minuti e una volta al giorno mando tutti i dati accumulati durante la giornata verso la piattaforma esterna. La batteria è stato testato, comunque anche calcolato, che possa avere una durata di 10 anni e ha un fenomeno di autoscarica assolutamente limitato per via dei componenti, per via della composizione chimica del pacco batteria stesso, e quindi, insomma, le stime dicono appunto una durata di questo genere. Chiaramente dipende molto anche da fattori ambientali, quindi se il segnale del modem o della SIM, in qualche modo, la copertura, è sempre stabile, è sempre presente, e quindi anche l'invio dati è sempre abbastanza veloce, senza grossi intoppi, le stime fatte, o comunque i test fatti, sono veritieri. Chiaramente, se il dispositivo deve provarci più e più volte perché magari invece il segnale è scarso o comunque la connessione non è stabile, questo va ad impattare. In che modo è difficile da dire. Diciamo che partendo dai 10 anni, con un invio al giorno, un'acquisizione ogni 15 minuti, invece è abbastanza lineare fare un calcolo di quanto potrebbe durare la batteria con una frequenza di invio diciamo più pressante, anche con un'acquisizione eventualmente del dato fatta più spesso. Quindi questo è più facile calcolarlo, è abbastanza lineare come cosa, quindi si può anche calcolare in maniera spammometrica. L'impatto invece dei fattori ambientali sulla durata della batteria, quello purtroppo no, perché dipende non solo in realtà dall'operatore del segnale, ma soprattutto da quello, e quello ovviamente non si può stimare a priori. Come dicevamo, appunto, è adatto per installazioni in pozzetti stradali. Tra l'altro viene fornito anche con un'antenna GSM, anche questa con connettore IP68, che va quindi avvitata, diciamo, esternamente all'involucro nero, e che ha un profilo ribassato che è perfettamente adatto ad essere installato proprio sotto il tombino, quindi facendo magari uno svaso da dove già non presenti, insomma, perché in alcuni ci sono già degli adagiamenti, diciamo, per questa tipologia di antenne. Comunque si può andare a posizionare proprio sotto al tombino, o proprio a livello del tombino, perché è anche tecnicamente calpestabile l'antenna. Chiaramente non su manto stradale, perché chiaramente non può sopportare la pressione di auto o quant'altro, però su marciapiedi, piuttosto che parchi, cose del genere, può essere messo tranquillamente, perché l'antenna è appunto calpestabile, ed avendo il profilo piatto si può mettere proprio a livello del tondino di ghisa o di qualunque sia la copertura del pozzetto.
Ecco, passando invece alla configurazione, adesso in realtà la accenniamo soltanto, poi la andiamo a vedere anche nel dettaglio. Allora, il modulo BLE, quindi Bluetooth a basso consumo, presente all'interno, serve proprio per questo, quindi serve per fare in modo di configurare il dispositivo almeno la prima volta, nel senso che il Diplo non ha un'interfaccia di programmazione su Ethernet o su USB come tutti gli altri nostri prodotti, ma rimanendo chiuso nel suo involucro, presenta comunque un pulsantino laterale che una volta premuto mette in stato di advertising il dispositivo. Cosa significa? Significa che lui inizia ad accendere il suo modulo Bluetooth interno, che rimarrebbe altrimenti spento, ed inizia a dare, diciamo, degli input per chiunque sia in ascolto tramite il protocollo appunto BLE per effettuare una connessione. Esiste un'app scaricabile per dispositivi Android che consente, dopo aver fatto l'accesso ovviamente con le vostre credenziali, quindi non posso entrare in qualunque Diplog, ma solo nei Diplog associati a me in qualche modo. Quindi una volta effettuato l'accesso, l'app in automatico, basta soltanto avviarla, inizierà a fare il pairing, quindi l'accoppiamento con il dispositivo che era stato risvegliato tramite il pulsantino di cui vi parlavo in precedenza. Una volta fatta questa connessione si presenterà l'interfaccia, diciamo, dell'app con tutti i vari menu di configurazione degli ingressi, dei tempi di campionamento, eccetera, eccetera. Poi per questo c'è tutto un capitolo specifico che andremo a vedere più avanti. Quindi diciamo che è facile da configurare perché non serve nessun cavo, nessun driver, niente da installare nel PC, non si usa neanche il PC, si usa un semplicissimo smartphone e una volta diciamo, effettuato il collegamento tra l'app e il dispositivo, è abbastanza intuitiva anche l'app da utilizzare, poi c'è comunque tutta la documentazione online, ma come vedrete anche dopo è piuttosto semplice da usare, quindi per questo è facile da configurare. Una volta, diciamo, configurato il tutto, quindi deciso quali ingressi, quali segnali andare ad acquisire, verso chi inviarli e con che frequenza, diciamo con che periodo, il dispositivo può quindi inviare verso una piattaforma esterna tutto quello che ha raccolto nel corso della giornata o nel corso del tempo. Abbiamo appunto diversi protocolli che consentono di fare questo, e quindi dopo li andremo a vedere. Questo è, diciamo, in breve un po' il funzionamento del dispositivo, quindi come abbiamo visto in batteria, impermeabile, posso leggere segnali analogici digitali di qualunque genere purché abbiano uscita in tensione corrente come abbiamo visto prima, posso decidere ogni quanto acquisire il dato, verso chi mandarlo e configuro il tutto tramite app. Fatto questo posso dimenticarmi del dispositivo, lo lascio lì installato dov'è e eventualmente sarà lui ad avvisarmi una volta arrivato, diciamo, in prossimità della scarica della batteria, che è di fatto, a parte ovviamente il discorso della connessione dati della SIM, è l'unico motivo per cui il dispositivo potrebbe smettere di funzionare, però è in grado appunto di avvisare per tempo, quindi dopo vediamo anche questo. Per quanto riguarda invece la raccolta e l'invio dati, Netix fornisce un proprio servizio di archiviazione, quindi un proprio cloud, che è Diplog Portal, che stiamo vedendo qui. È ovviamente perfettamente integrato con il nostro dispositivo, quindi è fatto ad hoc per il Diplog, quindi non è il solito portale utilizzato per tutti gli altri prodotti della gamma Next, ma è proprio dedicato a questo tipo di dispositivo e è fatto ad hoc, è pensato ad hoc nel senso che è presente una dashboard che va a farmi vedere subito in grafico comunque le grandezze, gli ultimi invii, diciamo, effettuati dal dispositivo, posso vedere se sono presenti degli aggiornamenti al software, posso vedere ovviamente il dato anche in forma tabella, posso esportare i dati in vari formati, quindi insomma da lì posso gestire tutti i miei impianti, quindi è un cloud a tutti gli effetti, è raggiungibile ovviamente da qualunque dispositivo dotato di connessione internet perché si utilizza il browser per raggiungerlo. Anche là chiaramente ci sono delle credenziali da dover inserire e una volta inserite vado a vedere i dispositivi a me associati. E avete anche tra l'altro la possibilità di creare degli account con privilegi inferiori rispetto al vostro per dare accesso eventualmente al vostro cliente finale, al comune, all'amministrazione del caso, per fare in modo quindi che loro vedano solo una parte dei dispositivi che eventualmente voi andate ad installare. Quindi il vostro account rimarrebbe ovviamente
quello che permette di visualizzare il tutto e di creare anche nuovi dispositivi, mentre invece al cliente finale do solo l'accesso a quelli che gli interessano, quindi c'è anche questa possibilità. Quindi facendo un riepilogo un po' delle funzionalità principali del dispositivo, quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora: acquisizione segnali analogici e digitali, invio dati verso piattaforma cloud, nostra oppure no, perché comunque supportando il protocollo HTTP può inviare dati verso un qualunque server che sia in grado di interpretare il dato che mandiamo, ma da quel punto di vista noi siamo ovviamente disponibili a dire come comunica il dispositivo per fare in modo che il dato possa arrivare anche in una vostra piattaforma, non per forza in Dplug Portal. Invio dati verso server FTP, stesso discorso, quindi qua viene generato un file e lo andreste a trovare nel vostro server FTP, quindi potete tranquillamente metterne in piedi uno, è anche piuttosto facile, il protocollo FTP gira da tanti anni, quindi è anche molto facilmente integrabile, diciamo, in altri sistemi, e in questo caso quindi il dispositivo andrebbe a generare proprio un file formattato similmente ad un CSV, quindi con separatori di campo per ogni colonna, che diventa anche facile poi da interpretare appunto dall'altra parte. Generazione report via mail, anche in questo caso viene generato un file CSV con tante righe quante sono state le acquisizioni fatte tra un invio e l'altro, e tante colonne quante sono le variabili, gli ingressi su cui avete attivato ovviamente il log, e anche in questo caso appunto un CSV, quindi dopo è facilmente consultabile anche eventualmente con Excel, OpenOffice o qualunque altro interprete, diciamo, di fogli elettronici. Invio dati a superamento soglia, ecco, questa è una funzionalità importante, nel senso che io potrei decidere di far sì che il dispositivo invii il dato una volta ogni 24 ore, e però potrei anche andare a definire delle soglie di allarme, in qualche modo, al superamento delle quali il dispositivo deve inviare il dato subito. Quindi che cosa significa? Faccio un esempio per rendere tutto un po' più chiaro. Ho detto al dispositivo di acquisire il dato una volta ogni 15 minuti, quindi lui ogni 15 minuti si sveglierà dallo stato di sleep per andare a vedere lo stato dei suoi ingressi e andarlo a mettere, a fare una foto e andarlo a mettere nella sua memoria interna in attesa poi di inviarlo. Gli ho detto anche di fare l'invio ogni 24 ore. Se dovesse capitare un allarme prima del raggiungimento delle 24 ore, nel momento in cui il dispositivo se ne accorge, quindi nel caso specifico se ne accorgerebbe con al massimo 15 minuti di ritardo, perché è il tempo di campionamento che abbiamo definito, andrebbe ad inviare i dati immediatamente senza aspettare quindi che scadano le 24 ore. Questo per fare in modo intanto di segnalare al cliente: guarda che c'è qualcosa che non va, perché quindi arriva direttamente un dato inaspettato, diciamo, comunque diciamo ad un orario in cui non dovrebbe arrivare, quindi questo già mi dice ok, c'è qualcosa che non va. In secondo luogo mi permette di non perdere quello stato di allarme, perché altrimenti rischierebbe appunto di non acquisire il dato in tempo e di non mandarlo quindi mai, e quindi di perdere quella condizione. Questo tra l'altro, anche se dopo comunque lo approfondiremo ulteriormente, si lega a questa funzionalità anche con il nostro portale, perché è possibile fare in modo che generando questa tipologia di invio del dato, quindi invio del dato al superamento di una certa soglia e non quello classico programmato a tempo ed inviato a Dplug Portal, Dplug Portal ha modo di rendersi conto che il dato ricevuto è appunto stato generato in seguito ad un allarme, e quindi può inviare a sua volta delle mail di allarme verso uno o più indirizzi mail dei reperibili. Quindi in quel caso il portale potrebbe fare effettivamente una segnalazione non in tempo reale, ma comunque entro poco tempo, a tutte le persone che devono essere avvisate di questo allarme. Quindi quello lì, diciamo, diventa un controllo in più che senza il nostro portale ovviamente si può comunque fare, però magari diventa un po' più complicato da gestire dovendo attrezzare una macchina fatta dal cliente. Quindi questo si integra insomma con Dplug Portal. Poi aggiornamento software da remoto e configurazione da remoto, quindi chiaramente io non ho modo di collegarmi
al dispositivo, alla sua interfaccia, diciamo, da remoto tramite la connessione della SIM, perché lui tendenzialmente rimarrà in stato di sleep, quindi non c'è niente da poter raggiungere da remoto. Però o tramite Dplug Portal o tramite un vostro server FTP, perché comunque sono supportate entrambe le modalità, c'è la possibilità di apportare delle modifiche alla configurazione o di richiedere l'aggiornamento proprio della versione software del dispositivo. Alla prima connessione del dispositivo verso il vostro server FTP o il nostro cloud, si renderà conto che ci sono delle operazioni, noi le chiamiamo task, dei task pendenti, e quindi c'è qualcosa da dover fare. Se c'è il task dell'aggiornamento, scaricherà il file di aggiornamento e poi farà tutte le sue operazioni e infine andrà a dire al cloud o all'FTP: ok, ho eseguito l'aggiornamento. Se invece è stata fatta una modifica alla configurazione, scaricherà la modifica, farà tutte le sue operazioni e poi andrà a segnalare comunque al portale o al server FTP: guarda che ho finito di fare il cambio della configurazione, quindi da questo momento in poi sto funzionando con la nuova configurazione che mi hai caricato. Quindi non avviene in tempo reale, ovviamente, il cambio della configurazione in questo caso, ma avviene al massimo entro il periodo che è stato impostato per l'invio dati. Quindi se io gli ho detto di inviare il dato una volta all'ora, lui al massimo entro un'ora si renderà conto che deve aggiornare la configurazione, la scaricherà e la aggiornerà. E questo funziona appunto con un server FTP, quindi potete tranquillamente metterne in piedi uno voi. C'è una certa diciamo modalità in cui andare a compilare il file della configurazione, ma quello ovviamente vi diamo un supporto noi. Comunque va semplicemente fatto un file in formato JSON, quindi niente di particolarmente complicato. Nel caso invece del nostro portale, diciamo che l'app per lo smartphone è costantemente anche interconnessa con il portale, quindi quando vado a fare un cambio utilizzando l'app, quindi in locale utilizzando il Bluetooth, oltre a cambiare la configurazione nel dispositivo usando appunto il Bluetooth, vado anche a dare una segnalazione al portale dicendogli: guarda che la configurazione è cambiata, e quindi nel portale ho sempre la configurazione aggiornata da quel punto di vista. Inoltre, e anche questo poi lo vedremo nel dettaglio, sempre da Dplug Portal ci sarà il menu esattamente identico a quello che potete trovare nella app per fare esattamente le stesse operazioni. L'unica differenza è che appunto l'app comunica via Bluetooth, e quindi appena fatta la modifica va subito a scrivere la nuova configurazione nel dispositivo. Il portale invece dovrà aspettare che il dispositivo si colleghi la prima volta per scaricare le nuove modifiche. Però questo, diciamo che vi permette di non dovervi recare nell'impianto, aprire il pozzetto, magari premere il pulsante per risvegliare il dispositivo, eccetera, eccetera, per cambiare semplicemente, che ne so, il tempo di acquisizione piuttosto che la frequenza di invio. Quindi se dovete fare un cambio di configurazione lo potete fare tranquillamente da remoto. Ecco, poi appunto configurazione tramite app ne abbiamo già parlato, batteria di lunga durata anche, cambio facilitato in IP68 sono già argomenti che abbiamo affrontato, quindi direi che possiamo andare avanti e vedere quindi nel dettaglio la configurazione tramite l'app, che di fatto è la prima configurazione necessaria appena, diciamo, appena arrivato un nuovo dispositivo. Quindi questi sono degli screenshot presi direttamente dall'app per Android. Allora, appena avviata l'app ovviamente vi verrà chiesto di inserire le vostre credenziali. Le credenziali poi verranno generate da noi o comunque da voi, poi lì basta leggere eventualmente la documentazione, e servono proprio per comunicare, diciamo, con il Dplug, dicendogli fondamentalmente chi siete, quindi se avete il diritto di collegarvi con quel Dplug specifico oppure no, perché lui è in grado, collegandosi sempre tramite l'app che a sua volta si collega con il portale, è in grado appunto di riconoscere il Dplug se appartiene, diciamo, alla rete di quel cliente, quindi se quel cliente ha effettivamente la possibilità di collegarsi con quella tipologia di Dplug. Quindi c'è questa autenticazione che avviene in maniera trasparente. Voi dovete semplicemente inserire le credenziali, username e password. L'app vi si presenterà poi con questa schermata, nella quale c'è anche scritto quindi che cosa va fatto, quindi è estremamente intuitiva. Rimarrà con questa schermata, quindi in attesa di rilevare
un diplog in advertising. Per fare in modo di metterlo in quella modalità, come c'è scritto appunto nell'illustrazione che trovate proprio nell'app, bisogna premere il pulsantino laterale e una volta che il diplog si sarà svegliato vedrete uno spinner, che è quello evidenziato dalla freccia in basso, che diciamo vi sta dicendo ok, c'è un dispositivo nei paraggi, quindi entro ovviamente l'arco diciamo del segnale del Bluetooth, che sta cercando di connettersi con me. Se effettivamente è un diplog che appartiene a quel cliente, quindi riconosciuto diciamo, autenticato da quelle credenziali inserite dall'utente, avverrà la connessione, altrimenti l'app darà un errore e dirà no, non ti puoi collegare perché questo non è uno dei tuoi dispositivi. Se invece appunto va tutto quanto a buon fine, la prima schermata che vi si presenterà è questa, quindi la real time. Quindi una schermata dalla quale potrete vedere in tempo reale con diciamo un refresh automatico di circa 3 secondi lo stato degli ingressi digitali o degli ingressi analogici. Quindi in questo caso, adesso qui vediamo D1, D2, D3 sono i nomi di default, ma ovviamente voi potete assegnare dei nomi che per voi abbiano senso, così come al posto di on-off potete mettere ovviamente aperto, chiuso, acceso, spento, qualunque cosa, così come al posto di vedere i milliampere, come nel caso dei analog input, potrete vedere litri, millibar o qualunque tipo di grandezza, nel senso che lì dopo basta configurarlo. Quindi mettendomi in questa schermata vedo comunque già se sto leggendo oppure no il dato. Il dato in questo caso è grezzo, quindi non è eventualmente scalato, contrariamente invece ai dati che verranno inviati al portale, però se non altro collego un sensore 420 mAh a uno degli ingressi, vedo che sto leggendo qualcosa, capisco che ho fatto bene il collegamento, che il sensore sta funzionando e quindi posso procedere con la configurazione. Quindi non serve per monitorare il dispositivo, ma proprio per poter vedere se tutti i collegamenti che ho fatto sono stati fatti in maniera corretta, se tutti i vari sensori che ho collegato stanno effettivamente funzionando. Dopodiché in alto a destra ci sono due icone, la rotellina e il menu a panino, che permettono di andare su due menu. Diciamo, il menu permette di andare verso il logout e disconnetti. Logout semplicemente fa uscire ovviamente dall'app il cliente con le credenziali che avevo inserito un attimo fa e mi permette eventualmente di inserire nuove credenziali. Il disconnetti invece chiude semplicemente la connessione verso il dispositivo, però l'app rimane comunque aperta, le credenziali rimangono comunque inserite, quindi la prossima volta che avvierete l'app non dovrete più inserirle di nuovo perché si ricorderà comunque di voi. E è però un'operazione da fare perché finché l'applicazione rimane aperta, soprattutto fino a che rimane aperta sulla schermata real time, comunicando continuamente ogni 3 secondi con il dispositivo via Bluetooth, lo mantiene anche sveglio e quindi lo mantiene ovviamente alimentato dalla batteria. Se invece io vado a cliccare disconnetti, il dispositivo viene messo immediatamente in stato di sleep e quindi comincia, diciamo, a funzionare secondo la logica che avete impostato voi e non è più alimentato dalla batteria e quindi smette di consumare carica. Andando invece a toccare l'icona della configurazione, quindi la rotellina, si entra nella parte in cui è possibile andare ad impostare tutti i vari parametri, quindi c'è un menu che è esattamente uguale a quello che vedrete anche eventualmente poi nel portale in caso di configurazione da remoto. In alto a destra l'iconcina del dischetto per salvare tutte le modifiche fatte e poi un menu per ogni singola tipologia, diciamo, di parametri, quindi analog input, digital input, networking, quindi tutto quello che è legato alla connessione, alla connettività, alla SIM banalmente, data sampling, quindi il tempo di acquisizione del dato, data delivery, quindi ogni quanto e verso dove inviare i dati, e poi info con una serie di informazioni generali sul dispositivo. Io direi che prima di andare a vedere nel dettaglio tutte queste voci, se avete delle domande da fare in merito a quello che abbiamo appena visto o comunque in merito a qualunque altro argomento che riguardi il prodotto, se volete farle, diciamo, questo potrebbe essere un buon momento, quindi vi do qualche minuto magari per scrivere in chat e vediamo se qualcuno insomma ha qualcosa da chiedere.
Ok. Comunque potete scrivere in qualunque momento, dopo anche mentre sto parlando, nel senso che alla fine del discorso vi vado a rispondere, quindi non c'è problema. Andiamo quindi avanti e vediamo quindi caso per caso tutte le varie voci disponibili nell'app. Questo appunto, come dicevo prima, vale anche per la configurazione che si può fare da remoto tramite il nostro portale, quindi dopo non andremo a vedere di nuovo le stesse identiche voci, quindi le spieghiamo in questo momento. Vale ovviamente sia per l'utilizzo da app che per l'utilizzo dal nostro portale. Quindi la prima voce è quella relativa agli analog input, quindi come vedete sulla sinistra c'è uno screenshot preso dall'app. Posso decidere di abilitare e disabilitare ogni ingresso. Se lo disabilito non succede niente, semplicemente non viene più rilevato quello che eventualmente è stato collegato a quell'ingresso e ovviamente non verrà mai inviato al portale, ma può essere riabilitato in un secondo momento. Sul campo type invece possiamo andare a specificare una delle tipologie di configurazione degli ingressi analogici, quindi quelli che vedete elencati sulla destra, quindi 0,5-0,10 volt, 0,24-20 mA, nome appunto per assegnare un'etichetta, un nome più significativo diciamo all'ingresso, quindi anziché vedere AI1 che sta per analog input 1 potete mettere pressione, livello, portata, qualunque cosa, e questo nome ovviamente poi verrà riportato dal dispositivo anche nei dati che verranno inviati, quindi non solo nella schermata real time, ma anche nel momento in cui andrà a mandare il dato verso il portale o verso un vostro server FTP o tramite mail, vedrete appunto il nome che voi avete impostato in questo campo. Unità di misura, come dicevo prima, si possono vedere i milliampere, i millibar, i volt, i litri, qualunque cosa, quindi qualunque sia la vostra grandezza l'andate a scrivere lì, tanto non ha nessuna valenza da un punto di vista proprio del funzionamento, è solo puramente grafica, insomma informativa. Minimo e massimo invece consentono questi due campi di andare a scalare il valore che state leggendo, quindi se ho collegato un sensore 420 mA che mi dà, diciamo, nell'ipotesi di misurare un livello di un serbatoio, per esempio, mi dà un livello che a 4 mA è di 0 metri e a 20 mA è di 10 metri, io non voglio vedere 420 mA nei miei dati, ma voglio vedere 0,10 metri, e quindi qua andrò a scrivere 0,10 nei campi minimo e massimo. Quindi è semplicemente una scalatura che si va a fare del dato che viene letto dal dispositivo per fare in modo che il dato che poi verrà generato, inviato verso qualcosa di esterno, abbia senso per voi, quindi che non sia una grandezza grezza, appunto raw, ma che sia proprio un qualcosa di per voi significativo. Così come anche il numero di decimali ha lo stesso identico scopo. Questo quindi è per quanto riguarda, diciamo, gli ingressi analogici. Gli ingressi digitali invece possono essere configurati come normale, quindi leggo semplicemente lo stato diciamo elettrico del circuito, quindi se è aperto oppure chiuso. Totalizer, quindi vado ad assegnare una grandezza campione ad ogni impulso, e quindi ogni volta che l'ingresso viene chiuso o aperto o entrambi, è una cosa che potete decidere voi, andrò ad incrementare il valore di questa variabile del valore che voi avete messo come campione, quindi è un contatore di fatto. Flow measurement invece è la stessa cosa, però è riferita al tempo, quindi vado appunto a vedere tra un impulso e l'altro quanti secondi sono passati, e vado a dividere l'unità campione per i secondi intercorsi appunto tra un impulso e quello precedente, e quindi il dato finale non è più un totalizzatore, un contatore, ma diventa litri al secondo o qualunque altra cosa, comunque una portata, diciamo, in qualche modo. Power output invece è la modalità che mi consente di alimentare i sensori analogici attivi, quindi se c'è un sensore che va alimentato affinché possa generare un output in corrente o in tensione, si possono usare gli ingressi digitali impostati come power output per fare in modo di ottenere questo risultato. In questo caso, appunto, come dicevo anche all'inizio, ci sarà quindi un campo visualizzato nell'app che mi consentirà di specificare per quanti secondi devo dare alimentazione all'ingresso, al sensore, scusate, prima che il sensore mi restituisca un valore che abbia senso leggere. Quindi proprio per limitare il più possibile l'utilizzo della batteria,
posso dirgli, ok, alimenta il sensore per 5 secondi e solo dopo 5 secondi vai a leggere il dato, oppure alimentarlo per 1 minuto e dopo vai a leggere il dato, quindi per fare in modo insomma di ottenere un dato stabile e però anche per fare in modo di alimentare il sensore per il più breve tempo possibile, appunto in maniera tale da non impattare troppo nella batteria. Passando alla prossima schermata invece, che è quella relativa alla connettività, quindi al networking, qua ci sono una serie di parametri piuttosto comuni quando si parla di SIM, quindi l'APN, che è un parametro dell'operatore telefonico. Noi conosciamo quelli degli operatori più famosi, quindi qua in Italia e anche all'estero, quindi eventualmente se avete difficoltà nel reperire questo tipo di informazione possiamo darvi supporto noi. Comunque in genere è un parametro che scrivendo APN TIM su Google si riesce a trovare, quindi è proprio un qualcosa di specifico dell'operatore che mi consente di utilizzare l'app per andare in internet, quindi per generare del traffico dati. Ogni operatore ha il suo APN, diciamo che un operatore potrebbe avere anche più APN, quindi là dipende un po' anche dal piano che andate a sottoscrivere con l'operatore, a seconda un po' appunto della tariffa, dal piano che andate a scegliere, potrebbe esserci un APN oppure no, oppure un altro. Gli operatori, quelli diciamo più comuni in Italia, generalmente hanno un APN di riferimento che funziona un po' con tutti i piani. Dopo lì si può vedere caso per caso, ma comunque sono informazioni che si trovano facilmente e alla peggio che potete chiedere direttamente a noi. Il ping server e l'NTP server invece sono due server esterni, ovviamente. Nel primo caso è un server nostro, come vedete dal fatto che è presente netix.com nell'URL, nel secondo caso invece no, è un server pubblico. Servono allora il primo per diciamo verificare costantemente lo stato della connessione dati, quindi nel momento in cui il dispositivo va a stabilire una connessione dati, prima ancora di inviarlo verso la piattaforma esterna di riferimento, va ad effettuare una serie di ping, quindi di tentativi di dialogo, diciamo, con questo server nostro esterno. Questo consente di stabilire, cioè il dispositivo in questo modo riesce a stabilire se la connessione dati è stata appunto instaurata nella maniera corretta oppure no. Quindi se in caso positivo procede con l'invio del dato, in caso negativo ci sono tutta una serie di routine che lui va a seguire per fare in modo di riprovarci nel più breve tempo possibile. Quindi diciamo che è una sicurezza in più per renderci conto che ok, abbiamo stabilito la connessione con l'operatore, ma riesco anche effettivamente ad interfacciarmi con la rete internet. Ci sono dei casi molto particolari in cui magari, nonostante l'operatore dia l'ok per il traffico dati, in realtà poi il traffico dati non funziona. Nello smartphone non ve ne rendete conto perché ovviamente molto velocemente ripristina nuovamente la connessione. Nel dispositivo Dplug, se non ci fosse questo tipo di controllo, rischierebbe di continuare a provare a fare un qualcosa che l'operatore gli sta rendendo impossibile. Quindi in questo modo diciamo che ci assicuriamo di poter fare tutta la tratta necessaria per inviare il dato e solo a quel punto proviamo effettivamente ad inviare il dato. Ovviamente però è parametrizzato questo server, quindi se utilizzate delle SIM aziendali che possono raggiungere solo i vostri domini, o comunque se non volete passare attraverso Netix perché volete rendervi totalmente indipendenti, diciamo, dai nostri servizi cloud e quant'altro, potete inserire un vostro server di riferimento. Potete anche mettere un server pubblico di Google o di chiunque altro, quindi potete tranquillamente andare a cambiare questo parametro. L'NTP server anche è parametrizzato, quindi qua ce ne sono due solo per fare da fallback nel caso in cui il primo non dovesse funzionare, quindi anche in questo caso potete usare uno che decidete voi. In questo caso comunque quelli messi di default non sono Netix, ma sono dei server utilizzati anche da PC e altri dispositivi dotati di internet. A che cosa serve l'NTP server? Serve a fare la sincronizzazione dell'orario. Quindi il dispositivo, ovviamente essendo in batteria, non dovrebbe mai perdere il riferimento di data e ora, perché non viene mai veramente disalimentato del tutto, quindi anche quando è in stato di sleep comunque un minimo di batteria lo sta tenendo attivo, almeno per quanto riguarda la parte che si occupa appunto di tenere in memoria data e ora.
Potrebbe però capitare che magari lo lasciate in magazzino per tanto tempo perché decidete di fare stock, oppure comunque la batteria si scarica completamente, non fate in tempo a sostituirla, andate lì e ne mettete una di nuova. Diciamo che l'orario si aggiorna nel momento in cui io mi collego con l'app, quindi proprio tramite il Bluetooth prende subito data e ora, ma si aggiorna anche tramite questo sistema, quindi ogni volta che lui va a stabilire una connessione internet, quindi ogni volta che lui si sveglierà per inviare il dato verso una piattaforma esterna, andrà anche a fare una sincronizzazione di data e ora per essere certo di non perdere mai colpi da questo punto di vista. Quindi questi sono dei server che permettono di sincronizzare data e ora proprio come fa un PC, proprio come fa uno smartphone, proprio come fa un tablet. E proprio come in quei casi avete la possibilità di mettere i server che preferite, quindi se non volete utilizzare questi, che però, ripeto, appunto sono pubblici, potete utilizzarne di altri, anche dei server che decidete eventualmente di mettere in piedi voi per fare questo tipo di operazioni. E quindi diciamo, una volta configurati gli ingressi, una volta configurato il metodo con il quale il dispositivo dovrà interfacciarsi verso l'esterno e una volta indicatogli verso chi dovrà comunicare, quindi verso quale piattaforma esterna, passiamo poi alla configurazione riguardante proprio le tempistiche, quindi quelle di acquisizione del dato in questo caso. Come dicevo in precedenza, la risoluzione minima, diciamo, l'acquisizione più veloce che possiamo fare è una volta al minuto, quindi una volta al minuto il dispositivo esce dallo stato di sleep, acquisisce i dati, li mette in memoria, torna a dormire, oppure una volta ogni 5 minuti, ogni 15, ogni 30, fino ad arrivare a una volta ogni 24 ore. La frequenza di acquisizione del dato ha un impatto sulla batteria, ovviamente sì, ha un impatto comunque molto trascurabile rispetto invece alla frequenza di invio del dato vero e proprio. Quindi diciamo che anche facendo acquisire il dato una volta al minuto, comunque non vado ad aggravare troppo, diciamo, sul consumo della batteria. Chiaro che se faccio acquisire il dato una volta ogni 24 ore, quello è il minimo consumo possibile, quindi ovviamente una differenza c'è, ma tutto sommato non così elevata. A fare invece la differenza, come dicevo prima, potrebbe essere effettivamente quel campo che vedete lì sullo screenshot a sinistra, Sensors Startup Time, quindi per quanti secondi devo alimentare il sensore prima di andare a leggere il dato che lui mi sta dando in uscita e considerarlo attendibile. Questo ha senso perché ovviamente un sensore potrebbe impiegare qualche secondo prima di stabilizzarsi, quindi per evitare di leggere un dato, se io gli metto un secondo, magari rischio di andare a leggere un dato che non è stabile, che è semplicemente si sta ancora avviando il sensore, quindi un dato totalmente sporco, non lineare. Voglio essere certo di avere un dato invece stabile, quindi magari lo alimento per 30 secondi. Diciamo che quello però va verificato o empiricamente o trovando questa informazione, diciamo, nel datasheet del sensore della sonda che andrete a collegare. Quindi se vi è specificato che il sensore dall'accensione impiega 5 secondi prima di dare un dato sensato, allora qui potete inserire 5 secondi in questo campo. Quindi questo ovviamente ha un impatto sulla batteria, perché è chiaro che in teoria più di 20 mAh non dovrebbero consumare i sensori, però comunque è già un consumo superiore a quello del dispositivo stesso, e quindi chiaramente se lo lasciate collegato per 10 minuti di fila prima di andare a leggere il dato, ovviamente questo ha impatto sulla batteria. Una volta quindi deciso anche ogni quanto acquisire i dati, vado a decidere ogni quanto inviarli. E quindi qui c'è la pagina di configurazione del data delivery, il periodo, la frequenza minima è di 15 minuti, quindi diciamo che la combinazione per avere più dati nel più breve tempo possibile è quella di mettere il campionamento una volta al minuto con invio ogni 15, e quindi ogni 15 minuti ricevere 15 dati praticamente. Si può arrivare fino ad una settimana, quindi quella diciamo che gli fa la controparte, quindi l'acquisizione, la combo diciamo più rilassata e meno importante sulla batteria è quella che va ad acquisire il dato una volta ogni 24 ore e a mandarlo una volta a settimana, quindi ogni 7 giorni riceverò 7 dati. C'è, capite bene, una grossa differenza per quanto riguarda anche l'utilizzo della connessione proprio della SIM dati e quindi di conseguenza anche del consumo della batteria.
Per quanto riguarda i metodi di invio, allora abbiamo HTTP, HTTPS, è il metodo utilizzato anche per comunicare con Diplog Portal, ma come dicevo prima può essere usato per andare verso un qualunque portale, una qualunque piattaforma vostra o di terze parti. Vi basta semplicemente che noi vi comunichiamo come va a generare, diciamo, la stringa, quindi come va a generare proprio il dato in dispositivo, e dall'altra parte ci deve essere qualcuno in grado di interpretarlo, ma è piuttosto semplice. Utilizziamo un metodo comunque assolutamente standard. FTP, FTPS, quindi possiamo inviare il dato verso un server FTP vostro o di terze parti, in questo caso in formato CSV, e tra l'altro per ogni dispositivo avete ovviamente la possibilità di specificare un percorso diverso e quindi di già, diciamo, andare a separare i vari dati a seconda del dispositivo che vi sta inviando, quindi per evitare di avere confusione all'interno della stessa cartella potete fare questo. Email, ovviamente, quello è il metodo più semplice, perché basta dire al Diplog di inviare il dato verso un indirizzo mail che tutti quanti noi abbiamo. Anche in quel caso però è un file CSV, quindi arriva un allegato con tante righe, quante sono state le acquisizioni entro il tempo specificato invece per l'invio del dato, e la posso aprire, come dicevo, con Excel, OpenOffice, LibreOffice o qualunque altra cosa, e eventualmente poi elaborare il dato per vedere grafici e tabelle. Ovviamente non in maniera automatica, quindi c'è un po' da, diciamo, da fare un po' di post-processing, nel senso di elaborazione, diciamo, del dato letto, però è chiaramente il metodo più semplice, perché non c'è nessuna piattaforma da mettere in piedi, nessun canale da dover pagare, basta avere un indirizzo mail e il gioco è fatto. Ecco, quindi una volta, diciamo, configurato il tutto, il dispositivo sarebbe in grado poi di interfacciarsi con la piattaforma di archiviazione dati che sono andato a scegliere durante la fase di configurazione. Noi ovviamente andiamo a presentare la nostra, quindi Diplog Portal, la nostra soluzione. Ora l'immagine, lo screenshot è un po' piccolino, però si vede che nella parte a sinistra c'è il menu di navigazione. Questo appunto è un sito, quindi, che potete raggiungere da qualunque dispositivo. Nella parte centrale ovviamente c'è il contesto, insomma, che sono andato a selezionare. In questa prima schermata, che sarebbe la schermata visualizzata dopo il login che si effettua tra l'altro con le stesse credenziali da usare anche per l'app, quindi basta ricordarsi una sola password in sostanza. La prima schermata è quella che va a diciamo, elencare la lista dei domini, come noi li chiamiamo. Infatti dalla foto, dallo screenshot si legge forse domain list. Il dominio è diciamo, un contenitore di dispositivi, quindi dentro ciascun dominio potete inserire uno o più Diplog. L'idea che sta alla base di questo ragionamento è quella di fare in modo che voi possiate organizzare i vostri dispositivi, come dicevo prima, o per aree di competenza o per cliente finale, o comunque per aree geografiche o per tipologie di impianto. Quindi il dominio potrebbe diventare, il primo dominio potrebbe essere comune 1, dove al posto di 1 andrete a mettere il nome del comune, il secondo dominio sarà comune 2, eccetera, eccetera. Dentro comune 1 metterete solo i dispositivi installati in quel comune 2 idem, e andrete poi a creare un utente per questo portale, che potrà avere accesso solo ai dispositivi di comune 1 o solo ai dispositivi di comune 2, mentre invece voi, in quanto amministratori del vostro account, avrete ovviamente accesso a tutti i dispositivi. Una volta selezionato quindi il dominio, quindi o il cliente o l'area o il comune di vostro interesse, si va a vedere, si va a visualizzare la lista dei dispositivi. Quindi anche in questo caso potete vedere dallo screenshot, abbiamo due Diplog, Diplog 1 e Diplog 2. Nei quadrini, quelli in blu sulla sinistra, ci sono alcune informazioni, tra cui il nome che gli avete assegnato, l'ultima data e ora dell'ultimo dato inviato dal dispositivo, lo stato della carica, quindi se c'è il simbolo bianco della batteria tutto ok, se la batteria è rossa vuol dire che è prossima alla scarica. Ovviamente diventa rossa prima di essere completamente scarica e può anche darvi un allarme prima di essere completamente scarica. E invece quell'icona che si intravede in giallo è l'iconcina dell'aggiornamento, quindi quella semplicemente dice c'è un aggiornamento possibile per
la versione software. Non siete tenuti ad aggiornarlo per forza di cose, però se volete c'è la possibilità di avviarlo e il dispositivo inizierà le operazioni di aggiornamento la prima volta che si collegherà con il portale. Poi invece nella parte più a destra vedete lì dei numeri, quelli sono gli ultimi dati inviati dal dispositivo, quindi già a colpo d'occhio diciamo ho la mia lista con i miei 10, 20, 30 dispositivi uno sotto l'altro e vado a vedere subito l'ultimo dato inviato da ciascun dispositivo. In questa occasione, qualora ci fossero delle soglie di allarme predefinite, che abbiamo viste prima, vedreste diciamo per ciascun riquadrino grigio gli corrisponde un ingresso, quindi sono i 3 ingressi analogici e i 3 ingressi digitali. E se ci fosse una condizione di allarme attiva su uno qualsiasi, vedreste il riquadrino corrispondente a quell'ingresso evidenziato in rosso, quindi anche se ho la lista dei miei 10 dispositivi uno sotto l'altro, appena entro, appena vado a visualizzarla, vedo anche subito se c'è un dispositivo che sta riscontrando diciamo una condizione critica, sia per quanto riguarda la batteria, sia per quanto riguarda appunto i segnali che sta leggendo, quindi anche quello è molto semplice da capire eventualmente se c'è qualcosa che non va. E ancora una volta quindi vado a selezionare il mio dispositivo, quello di interesse, tra la lista, e la schermata che si andrà a visualizzare poi sarà quella della dashboard. Nella dashboard vedo quindi, come vedete nella parte inferiore dello screenshot, un grafico, anche in multitraccia, con gli ultimi dati ricevuti, messi direttamente appunto all'interno di un grafico. Il grafico è anche dinamico, nel senso che potete fare zoom in, zoom out per vedere più nel dettaglio i dati o per vedere comunque una finestra più ridotta di tempo. In basso a sinistra, non so se riuscite a vederla, ma c'è un'iconcina di un calendario che andando a cliccare permette di selezionare il from to, quindi il periodo di inizio e di fine diciamo dei grafici che volete andare a vedere, quindi l'intervallo di tempo che volete andare a graficare. E invece nella parte superiore, di nuovo quei riquadrini, uno per ogni ingresso, che mi va a rappresentare l'ultimo dato ricevuto numericamente, direttamente là. Poi però, oltre a diciamo il tab, la scheda dashboard, per ogni dispositivo ne ho anche altri a disposizione, quindi ad esempio c'è la scheda tab, anzi logs, che mi permette di vedere i dati in tabella, quindi quella che vedete di sulla sinistra è l'immagine di una tabellina dei dati ricevuti dal dispositivo. Posso vedere fino a 100 righe per ogni pagina, dopo però ho le frecce di navigazione per poter passare ovviamente a vedere anche i dati precedenti o successivi. Sulla sinistra quindi verrà riportato data e ora non di ricezione anzi del dato, ma proprio la data e ora di generazione del dato, quindi se anche il dispositivo non dovesse essere in grado di inviare il dato perché gli manca il segnale o per qualunque altro motivo, quando ci riproverà rimanderà ovviamente anche i dati che non era riuscito a mandare in precedenza e i dati arriveranno comunque con la data in cui sono stati generati, quindi avrete comunque modo di vedere nel portale sempre l'ordine cronologico corretto. E poi appunto tante colonne quante sono le variabili su cui avete abilitato il log. Sempre da questa schermata c'è la possibilità eventualmente anche di andare ad esportare i dati che state visualizzando, quindi anche qua c'è il calendario chiaramente per consentirvi di andare a vedere il dato da una certa data a un'altra data, e gli stessi dati che vengono visualizzati possono anche essere esportati in formato PDF, Excel o CSV per salvarli nel vostro PC. Non abbiamo problemi di spazio in dBlock Portal, quindi non è necessario fare questa operazione, quella di esportare il dato per evitare che vengano cancellati, perché i dati non vengono cancellati, potrebbero essere cancellati dopo tanti anni di utilizzo, ma comunque ovviamente prima il cliente viene avvisato, quindi non viene tolto niente dal nostro database senza prima comunicarlo al cliente. Ma se comunque vi interessa poterli avere anche nel vostro PC o comunque poterli girare a qualcuno che eventualmente li richieda, c'è appunto la possibilità di fare un export direttamente da questa pagina. Un'altra pagina specifica per ogni dispositivo è invece quella relativa ai task,
I task, come dicevo prima, possono essere di due tipologie, cioè aggiornamento della configurazione oppure aggiornamento del software. Quindi dal portale, cliccando nell'iconcina gialla che abbiamo visto prima a fianco al dispositivo, posso avviare la richiesta di aggiornamento del software, proprio della versione software del dispositivo stesso. Questo genera un task. Quando il dispositivo si collegherà la prima volta per inviare i dati, quindi per quello che è la sua normale routine di invio dati, vedrà che esiste un task pendente, in questo caso quello di aggiornamento del software, scaricherà la nuova versione, farà le operazioni e poi andrà ad avvisare il portale se le operazioni sono andate a buon fine oppure no. Da qui avrò la possibilità di vedere quando ho avviato questa richiesta, quindi c'è la data di start, diciamo, quando la richiesta è stata completata, di qualunque tipo sia l'esito, e anche l'esito, quindi vedo se è andato a buon fine quel task oppure no. Quindi se non è andato a buon fine l'aggiornamento del software, ovviamente posso ritornare a richiedere nuovamente l'avvio di un nuovo task di aggiornamento. La stessa identica cosa vale anche per la configurazione, quindi come vi dicevo prima c'è questo menu anche nel nostro portale che è esattamente identico a quello presente nell'app, per questo adesso non andremo a vedere tutte le varie voci, quindi che mi consente di configurare gli ingressi analogici, la connettività e quant'altro, e se vado a fare una modifica da qua, viene creato un task di aggiornamento della configurazione e il meccanismo è lo stesso. Il dispositivo si collega perché sa di doverlo fare per la sua solita routine, vede che c'è un cambio di configurazione in corso, scarica la nuova configurazione, si riaggiorna, torna a comunicare con il portale e gli dice ok, configurazione cambiata, e quindi il task verrà completato con un check verde. E queste cose, quindi sia l'aggiornamento software che l'aggiornamento della configurazione, ovviamente tramite il nostro portale vengono gestite anche a livello grafico in maniera pensata ad hoc per il nostro dispositivo. Possono però essere fatte anche utilizzando un server FTP vostro, quindi mettendo in piedi un vostro server FTP, potete caricare il file di aggiornamento o generare un file per il cambio della configurazione, seguendo appunto le nostre specifiche, che però possiamo darvi senza nessun tipo di problema, e il meccanismo comunque rimane lo stesso, quindi il dispositivo quando si collegherà al server FTP andrà a vedere dentro un certo percorso, dentro una certa cartella, se esiste una richiesta di aggiornamento di configurazione o software, se esiste scarica il file, fa le operazioni, torna a comunicare con il server FTP e gli dice ok, ci sono riuscito oppure no, fail, e quindi dopo voi avrete modo di capire se il dispositivo è riuscito a fare l'aggiornamento oppure no. L'unica, diciamo, schermata in più presente nel menu di configurazione nel portale, nel Dplog Portal, è quella relativa agli eventi, agli allarmi che possono essere inviati agli operatori, quindi per questo l'abbiamo comunque messa nelle nostre slide. Quindi allora il dispositivo non è in grado di mandare una segnalazione via mail direttamente, quindi lui può semplicemente prendere il dato e inviarlo via mail ogni 15 minuti, ogni 30, a seconda di quello che abbiamo visto prima, o comunque inviarlo ad un portale, o, come dicevo, generare l'invio istantaneo, tra virgolette, nel momento in cui si rende conto che è attivo un allarme, quindi che è stata superata una certa soglia. E se questo avviene verso il nostro portale, è possibile dire al portale di mandare una mail a uno o più indirizzi mail nel caso in cui avvenga questo. Quindi posso generare proprio un allarme e dire guarda che è arrivato questo dato non all'interno, diciamo, del periodo solito, ma perché c'è un allarme attivo, una soglia, è stata intercettata una soglia di allarme, quindi ti sto avvisando del fatto che questo impianto ha questa condizione in questo momento. Altre due tipologie di allarmi, diciamo, che il nostro portale può andare a generare, quindi a mandare via mail a uno o più utenti, sono il mancato invio. Quindi posso creare nel portale una regola secondo la quale se il dispositivo in questione non mi manda dati per più di, diciamo, 6 ore di fila, allora devo avvisare i reperibili, guarda che c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere la connessione, potrebbe essere la batteria, potrebbero essere tante cose,
ma c'è qualcosa che non va. Quindi se io so che il Diplog mi deve inviare il dato una volta ogni 15 minuti, ad esempio, e vedo che per 6 ore ancora non l'ha fatto, potrei generare questo tipo di allarme e mi arriverebbe quindi una mail per avvisarmi del fatto che i dati non stanno più arrivando al portale. Allo stesso modo invece posso generare un allarme da inviare a uno o più indirizzi mail nel caso in cui la batteria dovesse essere prossima alla scarica. Quindi oltre a vedere l'indicatore rosso, l'iconcina rossa, se mi collego al portale, posso dire al portale avvisa una serie di utenti, una serie di indirizzi mail nel caso in cui la batteria dovesse essere prossima alla scarica, per dire guarda che hai ancora poca autonomia. Poca autonomia vuol dire che la batteria dà questo segnale quando arriva al 10%, quindi dopo per capire quanto tempo avete a disposizione basta vedere quanto ci avete impiegato a consumare il 90% e quindi si può comprendere quanto ancora resta, a quanto può equivalere quel 10%. Ecco, io direi che questa qui, con quest'ultima informazione, insomma, siamo andati a coprire più o meno tutti gli argomenti, anzi direi senza più o meno. Quindi abbiamo visto le funzionalità del dispositivo, le sue caratteristiche tecniche, il modo che ha di interfacciarsi con il mondo esterno, come si configura e anche la soluzione portale che diciamo per noi idealmente va a completare la nostra offerta per quanto riguarda il Diplog. Io quindi direi che con la spiegazione abbiamo terminato, però vi lascio qualche istante se volete porre appunto delle domande, se c'è qualcosa che volete approfondire, fatelo pure e poi passiamo eventualmente ai saluti. Ok, allora in assenza di ulteriori domande direi che possiamo chiudere, quindi vi ringrazio per aver partecipato. Torno a ribadire appunto che troverete questo video così come tutti gli altri nel nostro canale YouTube e quindi non mi resta altro che darvi appuntamento per la prossima sessione, per il prossimo webinar e augurarvi una buona giornata.